Siete appassionate di cucito, avete la macchina da cucire e siete indecise se comprare la taglia e cuci? Beh, vi dirò qual è la mia esperienza. Intanto inizio parlandovi della macchina che ho comprato io, è una Yuki Mo 50e, la potete acquistare online su vari siti. La macchina vi arriva con un libretto di istruzioni in varie lingue dove trovate ogni dettaglio. La taglia cuci è completamente diversa dalla macchina da cucire, sicuramente è più difficoltosa nell'utilizzo e anche nel montaggio dei fili. E infatti questa è stata la mia maggiore iniziale difficoltà. Innanzitutto la macchina ha 4 bobine e non una sola, e queste bobine le potete anche trovare online, io qualche volta le trovo anche da Lidl in vari colori. Il filo deve essere 100% in poliestere. Potete usare 4 fili dello stesso colore o anche mischiare i colori a seconda del risultato che volete ottenere. Per infilare i 4 fili bisogna seguire un processo specifico che viene indicato all'interno della macchina e lo trovate anche nel libretto delle istruzioni. I fili sono indicati in 4 colori diversi, così potete seguire il percorso veramente in maniera facile. Prima di iniziare ovviamente spegnete la macchina e tirate su il coltello della taglia e cuci. In dotazione con la macchina ci sono vari piccoli accessori, ci sono per esempio delle pinzette che vi aiuteranno a infilare il filo. E questo processo, come vi dicevo, non è così facile, ho dovuto provare diverse volte prima di diventare comunque pratica. Non vi deve fare spaventare perché una volta che avete imparato il meccanismo lo fate poi con più facilità. I fili devono passare attraverso delle rotelle che ne regolano la tensione e poi attraverso un percorso che viene segnato con dei colori diversi. I primi 2 rappresentano il filo sotto, mentre gli ultimi 2 rappresentano la parte alta della cucitura e dovranno essere infilate nei 2 aghi. La sostanziale differenza dalla macchina da cucire è che la taglia e cuci, come dice il nome stesso, taglia mentre cuce. Fa quindi 2 lavori in uno. Va benissimo quindi per rifinire molto velocemente tutti i tessuti, che sia un orlo di una gonna dei pantaloni, che sia la cucitura del fianco, e in maniera veloce, rapida, precisa e pulita taglia e rifinisce il tessuto in modo che non si sfilacci più. Si può usare anche per abbellire un tessuto o finirlo con la cucitura visibile. La cosa più fantastica comunque è che cuce quei tessuti che per me risultavano molto difficili o quasi impossibili da cucire con la macchina da cucire, nonostante avessi comprato l'ago apposito, il filo apposito, eccetera. Quindi le licre, i jersey molto elastici, le setole viscose, i rasi, tutti quei tessuti che scivolano, si incastrano sotto l'ago e quant'altro. Con questa macchina invece vanno via veloci e la cucitura viene perfetta e pulita. Una volta infilati tutti e 4 i fili andiamo a provare la nostra cucitura. Prendiamo un tessuto e facciamo una cucitura di prova. Ovviamente bisogna utilizzare il tessuto che andremo poi a cucire, perché su ogni tessuto fa un punto diverso. E se vediamo che ci sono delle tensioni sbagliate, quindi quando vediamo il punto non corretto, nel manuale di istruzioni è spiegato molto bene come intervenire sulle tensioni delle 4 bobine per aggiustare le tensioni. Quindi regolate e fate una seconda prova di cucitura. All'inizio, quando non conoscete la macchina, può essere necessario fare diverse prove, ma una volta acquisita esperienza diventerà più facile. Si può anche impostare la macchina per avere un tessuto o un risultato più arricciato o un tessuto più piatto.
Un'altra funzione che io utilizzo moltissimo è quello della cucitura molto bassa. È un orlino sottile e si ottiene togliendo l'ago di sinistra. In dotazione con la macchina c'è una piccola brugola che ci permette di togliere l'ago appunto di sinistra e dobbiamo poi regolare due pulsanti, cioè mettere la levetta da N a R e diminuire la lunghezza del punto con questa rotella e poi procedere con la cucitura. Si ottiene così un orlino molto basso e che è carino anche da vedere. Io lo utilizzo appunto quando non riesco a fare un orlo, quindi quando lo posso utilizzare per una fusciacca in vita, per una stola di seta o con un taffetà che deve essere bello da vedere su entrambi i lati, cioè sul diritto e sul rovescio, o come in questo caso per una fascia in un tessuto elastico impossibile da cucire con la macchina classica. È un orlino a vista che è carino. Alla fine di questo video quindi vi devo dire che assolutamente sì, vi consiglio di comprare la taglia e cuci se avete intenzione di creare dei vestiti. Per esempio questo è praticamente cucito tutto con la taglia e cuci tranne il giromanica. E se invece la macchina da cucire vi serve solo per fare un orlo dei pantaloni, allargare o stringere delle gonne e basta, è sufficiente la macchina da cucire. Ma se volete dilettarvi con vestitini, gonnelline e quant'altro, e soprattutto con tessuti diversi, assolutamente ve la consiglio. Potessi tornare indietro, l'avrei comprata molti anni fa. Ho perso tantissimo tempo a cercare di rifinire tessuti impossibili. Spero che questo video vi sia stato utile. Se è così, iscrivetevi al mio canale, condividetelo, lasciatemi dei commenti, se avete delle domande scrivetemi. Alla prossima, ciao!